Ragazzi, buongiorno, oggi iniziamo il video con un consiglio. Quello che abbiamo capito qua in Irlanda è che le strutture migliori sono i B&B. Scrivania da lavoro, bagno in fondo, letto comodissimo. Ieri sera addirittura ci hanno acceso i riscaldamenti, ma la vera differenza sono le colazioni. La qualità che trovate la mattina nel cibo è imparagonabile. Il costo di questa camera fuori da Ballina è 120 euro per notte, compresa la colazione. E solo la colazione varrebbe minimo 20 euro cada uno, perché con la colazione vi assicuriamo che si può saltare il pranzo. O meglio, una persona normale salta il pranzo, noi due. Vi mostriamo anche l'interno del B&B. Questa è la struttura da fuori, in fondo vedete il parcheggio privato, ma la proprietaria ci ha assicurato che è super tranquillo. Se poi siete gelosi della vostra moto, la titolare ci ha offerto anche un garage coperto. Però dato che ieri la sorellona ha preso un po' di sale, ho preferito lasciarla fuori perché tanto la notte piove sempre. Vamos, perché il percorso di oggi è veramente ambizioso, ma dovrebbe essere anche molto interessante da guardare. A grandi linee dovrebbe essere questo: circa 5 ore e un quarto, 5 ore e 30 di sola strada. Dovrebbero essere incluse le Slieve League, ancora più alte delle Cliffs of Moher, però vediamo quanto tragitto dovremmo fare a piedi e vediamo se riusciamo ad includerle. Speriamo. Abbiamo lasciato la strada principale, come sempre diventa più stretta, ma siamo quasi arrivati Al Downpatrick Head, a 2 passi dalla meraviglia del Dumbriste. gli ultimi 700 metri, sempre più stretta, si arriva con la strada proprio bordo oceano. Mamma mia ragazzi, Ecco l'agitazione del mare, che assomiglia molto alla mia quando mi manca da mangiare. Raggiungiamo il parcheggio. Stiamo entrando proprio ora, vi mostriamo l'ingresso e lo stato del mare e la sua prepotenza. 300 metri dal parcheggio per entrare nel parco. Entrando viene ribadita che la responsabilità di qualsiasi cosa vada ad accadere è vostra e che i bambini giustamente sono sotto la responsabilità dei genitori. Ma questo ha un perché che vi andiamo a raccontare. in tempo reale vi portiamo in un posto fantastico, ma soprattutto in un posto dove bisogna fare attenzione, perché ragazzi ho una paura fottuta. Quello che stiamo calpestando sembra un manto di cuscini, Una superficie che sembra avere delle molle all'interno, ma soprattutto che si trova quasi, per non dire totalmente, a sbalzo sull'oceano, e potrebbe anche essere l'occasione giusta per saltare giù. fai attenzione. Impressionante, la natura della pietra scura calcarea, davanti a noi il Dumbriste, un pezzo di roccia che durante una dannata tempesta dell'inverno del 1393 si è staccato dalle scogliere dove siamo in questo momento noi. Secondo me sporgersi troppo è pericoloso. Io sento qualcosa sotto che molleggia e non vedo quello che c'è, quindi non riesco a capire se siamo a sbalzo oppure siamo in sicurezza. Semplicemente soffre di vertigini. Che dia un po' la sensazione di pericolo, questo è vero, non c'è la minima protezione ed è per questo che abbiamo visto tutti quei cartelli proprio all'entrata. Sembra che sulla roccia siano rimasti dei ruderi e che in quella maledetta notte siano state trascinate verso il mare anche persone che poi si è riusciti a salvare. Tutto lo spettacolo che abbiamo davanti è davvero imponente e quasi pauroso. Come on, come on. Lovely perro. Quando gli pronuncia YouTube, lui è abituato a vedere i video e fa queste cose qua. Un tè caldo prima di ripartire. Ora si continua a salire salutando il Dumbriste e queste scogliere che, nonostante siano placide e tranquille, nascondono sempre un'imprevedibile pericolosità. Sulla strada per Ballina gli effetti della bassa marea, E dopo la piacevole camminata bisogna in qualche maniera rifocillarci. ci siamo cascati di nuovo. Appena varcata la soglia tra la contea di Mayo e Sligo, paninos. Ricordatelo, rapporto
rapporto qualità-prezzo è il top qua in Irlanda. Hanno tutti ingredienti, hanno il pane fresco, qualche volta anche caldo, e vi preparano al momento il panino con gli ingredienti che volete. Ogni panino 4,50 €, ma sono panini enormi e per i loro canoni è veramente poco. Super pranzo con 8-9 euro. Stavolta vediamo Sara come li ha fatti. Ho aumentato di qualche ingrediente e il prezzo è un po' aumentato. Formaggio, tacchino, pomodoro e lattuga. Perché a un maiale, ragazzi, bisogna dargli da mangiare. Ripartiamo dopo il mega panino della Spar per salire sempre più a nord e ricordiamoci, corsia di sinistra. Ora veloce a sinistra per la penisola di Mullaghmore. Intanto costeggiamo montagne modellate dal vento, mentre da un po' notiamo delle scritte Yeats Trail, i sentieri sulle orme dello scrittore William Butler Yeats, a cui si deve il merito di aver per la prima volta codificato i racconti, le tradizioni e i miti irlandesi, perché è proprio in questa contea del nord che lui ha trovato ispirazione narrando di fate e folletti. Lui aveva la convinzione che gli irlandesi, accomunati da queste tradizioni e dai racconti tramandati di generazione in generazione, si sarebbero potuti liberare dal giogo degli inglesi. E poi comunque non dimentichiamoci che oltre ad essere la patria di Yeats, di fate e folletti, sembra che l'Irlanda sia anche la reale patria dei fratelli Gallagher, che probabilmente qualcuno di voi conoscerà sotto il nome del gruppo Oasis, e il cui cognome vediamo scritto in tantissime insegne di qualche negozio o di qualche attività. Siamo certi che il cognome Gallagher sia originario di queste parti, così come il cognome Kennedy. Si comincia a intravedere il carattere selvaggio della penisola. E che spettacolo queste piante ad alto fusto con le ginestre ai loro piedi. Mamma mia, sicuramente dalla camera non si percepisce per via del grandangolo, ma la pendenza è importante. Sentite il freno motore in seconda. Incredibile. Barca a vela in mezzo al mare. Ci sono delle strane correnti che creano come se ci fosse una barriera corallina sottostante. Un vecchio villaggio di pescatori con una posizione incredibile, e questo lo si può vedere dalle barche ormeggiate sul porto di Mullaghmore. E una lingua di spiaggia deliziosa e sferzata dal vento, come spesso accade da queste parti. Ora torniamo al volo sulla strada principale, perché quella che avete appena visto è una penisola. Eravamo curiosi di vedere il villaggio di pescatori che si trova proprio nella parte più estrema, a sinistra, sempre verso nord. Finalmente, ragazzi, un po' di pioggia, l'aspettavo da ieri. Speriamo aumenti e che appunto sull'asfalto si formi quello strato d'acqua che possa sciacquare la moto sotto o alzare. Come è iniziato a piovere, la temperatura è scesa da 17 a 15 gradi, ma con questi completi, ragazzi, e con l'abbigliamento che abbiamo intimo, il mid-layer, possiamo continuare tranquillamente. Il Donegal, la contea irlandese più a nord, ci ha appena accolti. Ci addentriamo nei meandri di questa penisola. Il nostro intento è portarvi alle Slieve League, nel punto più vicino alle scogliere addirittura più alte delle Cliffs of Moher. Cioè, ragazzi, siamo onesti, portarvi e al tempo stesso andarci anche noi. Non è che qua facciamo tutto per voi, cioè un po' per ognuno. Come si dice, con una fava prendiamo due piccioni. Non esageriamo, qua tutti in sella, con calma. Tanto guardate che vista qua. Esatto, ma voi lo sapete che siamo altruisti al punto giusto, e anche voi, se doveste sentirvi altruisti al punto giusto, mettete, qualora lo ritenete opportuno, il mi piace ai nostri contenuti. Qualora un corno, no, mettete mi piace e basta. Ovviamente si scherza, ragazzi, fate come preferite. Poi ovviamente, come si apre il panorama aumenta il vento. È anche vero che qua siamo molto esposti. Il pezzo finale di strada è pazzesco. Cielo sempre minaccioso a illuminare questo panorama che ci si sta aprendo davanti. Ci stiamo alzando di quota, anche se la temperatura rimane ferma saldamente sui 15 gradi. Raptor, Tonio, fai attenzione, e qua il limite è 80 km/h.
4 km al punto panoramico sulle Slivlik. Pazzescamente in salita. Siamo arrivati, bisogna camminare fino in cima. Forse si paga l'ingresso? Andiamo a vedere. Arrivati, il parcheggio costa 5 euro per 2 ore e 15 euro per tutto il giorno. È passato un signore e ci ha detto dopo le 6 si può entrare e salire fino in cima con la moto. Basta aprire la sbarra, ovviamente fare il biglietto. Siamo dentro al cancello, ci auguriamo di aver fatto la scelta giusta, perché al di là di quello che ci ha detto il signore, l'orario scritto percorrenza ristretta è dalle 8 del mattino alle 9 della sera. Vediamo se c'è un controllo qua su. Noi comunque il biglietto l'abbiamo fatto da 2 ore e 5 euro, però il biglietto in teoria riguardava il parcheggio, da quel poco che ho capito. Vento pazzesco. Like she stole my heart without knowing she did. Io vorrei un po' di pelo per riscaldarmi. But I guess that it will pass. 14 gradi. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. Siamo arrivati. Appena scesi con un vento micidiale, siamo su delle scogliere che arrivano fino a 600 metri, molto più alte rispetto alle Cliffs of Moher che superano i 200 metri. Infatti abbiamo alle spalle tra le scogliere più alte di tutta Europa, anche se la suggestione creata dalle Cliffs of Moher e dalla loro pietra calcarea scura è abbastanza inimitabile e inarrivabile, ma siamo effettivamente in un paesaggio montano che si getta sul mare di rara bellezza. Se avete tempo poi per ammirarle dall'alto ci sarebbe da fare questo sentiero, cerco di farvelo vedere, si potrebbe arrivare fino in cima, si arriva solo camminando. Guardate quella cascata che non riesce a scendere perché viene rimbalzata in alto dal vento. Strada magnifica, soprattutto da percorrere a piedi, Buongiorno. Bellissima anche da fare a ritroso. Questi sono i panorami più simili alla Scozia. E comunque anche qua, come le cliff, l'ingresso è gratuito, si paga solo il parcheggio. Per ricapitolare, se venite da queste parti, 2,5 km sull'asfalto, poi se volete salire fino in cima, fino sul crinale, saranno minimo altri 500-600 metri. Siamo di nuovo al punto di partenza. Come per l'apertura mi faccio buona a tenere aperto il cancello per altre persone che stanno passando. Io ho una brutta sensazione con il fatto che ci sono le telecamere sia in ingresso che in uscita. Secondo me Sara va a finire come in Cile, che vabbè, lasciamo stare. Verrò segnalata anche in Irlanda. Oh my god. E per questo motivo sarà costretto a cambiare moglie. Ma infatti ho visto che chi voleva passare mi incastrava, cioè acceleravano in modo da non scendere dalla moto e da non farsi riprendere. Toccherà venire al gabbio. Ora però abbiamo 31 minuti per arrivare ad un passo che si trova qua vicino. Avevamo in programma di farlo, dovrebbe avere anche degli ottimi tornanti che vale la pena percorrere. Quindi bando alle ciance, alle multe e al gabbio, si va. Siamo scesi un po' in direzione Glenge Pass. Una bimba carinissima. L'ambientazione è cambiata drasticamente, non sembra più l'Irlanda ricca, ma un'Irlanda un po' indietro nel tempo rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora. Un'Irlanda anche molto selvaggia, quasi somigliante ai paesaggi del Nord America. Siamo soli e questo ci piace tantissimo, ormai ci conoscete bene. Ma dove vi portiamo? Dove? Non lo sappiamo neanche noi dove siamo, però ancora ci sono abitazioni.
E poi non siamo gli unici ad amare questa terra. Emanuela e Daniele ci hanno detto, una volta tornati a Dublino, che sentivano la mancanza proprio del Donegal, delle terre del nord, e gli mandiamo un saluto. No, diciamo le cose come stanno. Emanuele ha detto che sentiva la mancanza delle pecore, questa è la verità, e come biasimarla. Vero, e poi le pecore are the new Perry, sono i nuovi Perry. Guardate che isolamento. Dai che si inizia a salire, la temperatura scende, siamo a 14 gradi. E anche un leggero spicchio di sole ad illuminare queste terre fantasticamente isolate. Mamma mia che passo! Si inizia a scendere. Anche qua non sembra, ma molto pendente, molto ripida. Andiamo di freno motore in seconda marcia, vallata spettacolare. Peccato che c'è un po' di foschia. Il nastro d'asfalto che scende dalle montagne, Che qua non è messo molto bene rispetto all'Irlanda che conosciamo. e che si insinua nella valle verde tipica invece irlandese. Due tornantoni ravvicinati con una pendenza, ragazzi, qui pazzesca veramente. Ok, bella la vallata comunque. Guardate che spettacolo il versante della montagna. Questa vallata sembra avere origini glaciali e anche la forma delle montagne lo testimonia. Guardatela bene perché tra poco il sole non ci sarà più. Ormai siamo diventati esperti dal punto di vista meteorologico. Eccole, anche le casine illuminate dal sole immagazzinano tutto il calore che possono per affrontare poi un'altra giornata. Speriamo che riservi più sole rispetto a quella di oggi. Passo appena terminato, anche se il meteo non è stato il massimo, sono rimasti 12 km. Siamo a pochi chilometri da Ardara, ottimo centro per la produzione di lana e tweed. Il materiale più lavorato da queste parti. Considerate che ora entrambi indossiamo la maglietta a maniche lunghe di lana e vi possiamo garantire che ce la vuole tutta. E siamo sempre sulla Wild Atlantic Way. Altra cosa, i paesini del nord-ovest sono comunque carini, ma meno curati rispetto a quelli che abbiamo visto. C'è un aspetto selvaggio più mantenuto, un po' quello che era l'Irlanda decenni fa. Sicuramente come sempre le zone più estreme, in alcuni casi il nord, in alcuni casi il sud, sono sempre delle zone un po' più complicate, per questo più affascinanti, dove la vita scorre in maniera più difficile. Però non bisogna nascondersi se si dice che per chi viene da fuori, nell'ambito turistico, la zona rimane più autentica. Noi andremo a Portnow, 11 km. Anche per questa notte abbiamo scelto un B&B abbastanza isolato, sempre per il solito discorso rapporto qualità-prezzo. E questa sera, già parlato con Sara sull'interfono, dopo quel paninozzo alla Spar, che erano circa le 4 di pomeriggio, si salta la cena, ma bisogna ottimizzare sui costi. Comunque questa taverna si trova a 2 km dalla nostra abitazione. Se vogliamo fare una camminata di 2 km, qua non c'è un'isola pedonale, qualcosa per camminare, non c'è illuminazione pubblica, quindi torneremo con il buio. Guarda dove ti porto, guarda dove ti porto. Poi mi scrivono: Francesco, tratta bene Sara. Stop, lo facciamo? No, 120 metri per la nostra struttura dovrebbe essere questo qua. La proprietaria ci ha salutato. Arrivati. Allora, come sono i miei capelli? Abbiamo appena conosciuto la signora simpaticissima, ci ha detto se volevamo mangiare perché in città, cioè paesino, c'è veramente poco. Gentilmente ci ha detto: allora vi offro dei biscotti e un po' di tè con latte. Il mare è là in fondo e mi ha detto di mettere la moto proprio in questo spigolo, ma non per sicurezza, solo per lasciare un po' di passaggio. Abbiamo la camera vista moto? Sì. Moto parcheggiata, poi domani ve la mostro. La signora gentilissima ci ha preparato 2 tè e un biscotto dolce con formaggio dolce e salato insieme da prendere col tè. Quindi avevamo già preventivato di non fare cena perché c'era da digerire quel paninozzo. Ma soprattutto guardate dove ci troviamo. Qua c'è il vialetto che conduce in paese, qualche casino intorno. Sono le 8
8:40 di sera. Per quanto oggi è il 18 di agosto c'è ancora tanta luminosità perché siamo parecchio a nord. Io come sempre abbastanza cotto, anche se i chilometri non sono stati molti, però tantissime curve, il meteo è poco clemente, prendi la camera, prendi il drone, eccetera eccetera. Ragazzi, è il nostro lavoro, non ce lamentiamo, ma ogni volta arrivo la sera veramente distrutto e al tempo stesso strafelice. Diciamo le cose come stanno, bisogna essere super chiari e cristallini. Io per essere super chiara e cristallina vi dico che queste strutture in vetro che vedo ogni volta passando in moto sono per me adorabili e mi sono detta, se mai ne avrò la possibilità, ne avremo la possibilità, vorrei rifarla per abitarci. E poi mi sono detta, ma mi sentirei proprio sicura ad avere una stanza o uno spazio così grande nei nostri paesini in Italia? Vi diciamo di nuovo che l'Irlanda è considerato il paese più sicuro di tutta l'Unione Europea. Voi vi sentireste sicuri a fare una stanza di questo genere con tutta vetrata, quindi un prolungamento della vostra casa nelle vostre città, che siano Milano, Rimini, Roma, un paesino delle Cinque Terre? Ditecelo e scrivetecelo nei commenti. È tutto bello da vedere e poi quando lo si riporta nella nostra realtà viene qualche dubbio. Bisogna riconoscere che qua non hanno neanche il cancello, tantissime abitazioni non hanno proprio il recinto e la moto, da quando siamo entrati in Irlanda, praticamente non ha avuto mai un garage, è stata sempre all'aperto, però per adesso facciamo i dovuti scongiuri, sembra che sia andato tutto quanto per il verso giusto. Considerate che lascio il CarPlay, le sacche, lascio tutto agganciato alla moto. Questo un po' anche per fare delle considerazioni quando ci chiedete come mai non abbiamo paura di girare in Sud America, lasciando fuori le grandi città naturalmente da queste considerazioni. Però quando vai su un luogo estremamente benestante come l'Irlanda fai dei parallelismi con la realtà che abbiamo noi in Italia, che a noi sembra normalissima e ci sembra anche abbastanza sicura, per cui la riportiamo al Sud America che invece ha una pericolosità immane. E invece quando fai dei confronti, dei paragoni, ti accorgi che anche la nostra Italia, bellissima, ha delle sue problematiche che conosciamo, talvolta ci sembrano normalità, che sia così in tutto il mondo. Io concludo questo discorso dicendo che l'aspetto fortuna è sempre presente, nel senso che non sapremo mai se il posto è relativamente sicuro, è tanto sicuro, è poco sicuro. Confidiamo anche nella fortuna. Sara ovviamente si riferiva alle abitazioni, io invece mi riferivo alla moto. Queste sono le nostre serate qua in Irlanda. Attualmente sono le nostre serate estive, quando in Italia ci sono 40 gradi, qui da 2 giorni oscilliamo tra i 15 e i 17 gradi, ci vedete belli bardati perché comunque in moto inizia ad essere abbastanza freschino, soprattutto perché c'è costantemente vento. Quindi il ritorno promesso a settembre, video pippone sull'abbigliamento intimo, perché abbiamo testato delle cose molto interessanti. E dal timone della sorellona È tutto, noi ce ne andiamo in camera perché questa sera prevedo che un paio d'ore davanti al computer, per quanto ho gli occhi abbastanza fritti, però come vedete l'orzaiolo sta migliorando, ci metteremo sul letto, sul computer. a lavorare e a studiare insieme. Buonanotte ragazzi. Ciao ragazzi. Please tell me it's a dream, the worst kind you've ever dreamed.